Ciao a tutte, oggi un progetto pazzesco ragazze, innamorata io delle bamboline. Realizzerò la mitica bambolina del 1900, l'iconica bambolina, indovinate? Cioè la bambolina, quella col cappellone messa di profilo, bellissima ragazze. E realizzerò una composizione in questa shadow box, questa qui che ha la profondità di quasi 3 centimetri. Adesso vi do anche la misura. Io userò questa, ma se volete, se non avete questa o non trovate questa, potete acquistare anche una cornice semplice, anche di quelle piatte, senza vetro, col vetro no ragazzi, perché se piatta non va bene. Qui c'è la profondità, perché all'interno adesso andrò a creare una cosa meravigliosa. Metterò un bel vasetto con i fiori, il recinto, andrò a rivestire la base interna con i vari tessuti che ho preparato, metterò anche dei fiori secchi, ma potete mettere anche dei fiori finti, dei fiori fatti col pannolencio, quello, poi le decorazioni ragazze, metteteci la vostra fantasia, adesso vi do l'idea, ma come dico sempre io, voi metteteci del vostro. Quindi per questo progetto serviranno i tessuti che più vi piacciono, anche i ritagli, i più belli che avete, che si abbinano tra di loro. Una shadow box, se ce l'avete, se no va bene anche una cornice piatta senza vetro, andrà benissimo, o dell'ovattafiocchi, dell'ovatta piatta, ne servirà proprio un pezzettino, della spugna, se anche voi come me deciderete di mettere il secchiello o un piccolo vasetto, io l'ho tagliato perché non entrava all'interno, quindi questo poi vi farò vedere tutto, insomma, dove appunto incollerò un po' di spugna, questa da quella che usano i fiorai, perché poi metterò tutti i fiori secchi attaccati. Ragazzi, sarà spettacolare questo progetto, ci divertiremo tantissimo. Poi la colla a caldo, ago, filo e macchina da cucire. Ma se volete potete farlo anche con cucitura a mano. Adesso mano a mano che seguirete il tutorial capirete bene. Io userò, adesso vi elenco tutto, innanzitutto vi do la misura di questa shadow box, eccola qui. Allora, la misura è 21 per 21, 21 e mezzo per 21 e mezzo, una profondità di quasi 3 centimetri. Ma se 25 per 25 va pure bene, ma anche 20 per 20. Va bene ragazze? Io questa l'ho acquistata da Teddy, un negozio bellissimo. Sono innamorata di questo negozio perché ci sono tantissime cose belle anche per noi creative. Ma li trovate anche su internet, nei negozi che vendono articoli per la casa, anche in alcuni negozi cinesi, insomma, le trovate un po' ovunque. Va bene ragazze? Quindi iniziamo adesso mano a mano, darò le misure anche per chi non può scaricare il cartamodello. Per voi invece, amiche mie, che potete scaricare il cartamodello, lo troverete giù nella descrizione del video tutorial. Il cartamodello sempre gratuito. Va bene ragazze? E ricordatevi di scaricare il cartamodello sempre in A4. Tutti i cartamodelli che vi metto io in ogni tutorial sono tutti in formato A4. Per le varie decorazioni, nastrini, pizzi, merletti, fiorellini, fiocchetti, insomma, metteteci poi sempre del vostro. Voi sapete quanto io sia semplice nelle decorazioni perché a me piacciono così, molto semplici, ma voi aggiungete, esagerate se volete. Allora, questa bambolina che sarà di profilo avrà le scarpette che io realizzerò in pannolenche, due tessuti per ogni scarpa. Io ho scelto questo color biscotto perché si abbina con tutto l'abbinamento dei colori che ho scelto per realizzare la bambolina. E questa è la sagoma. Le misure le scrivo qui. Poi due braccine e la testa. Quindi le braccia, sempre due tessuti messi dritto con dritto. Questo è il cotone a trama fitta color carne, questo è il tessuto che io utilizzo quando faccio le bamboline. Se non avete questo tipo di tessuto, potete utilizzare e fare le braccia e anche la testa, perché anche la testa della bambolina, questa di profilo, ha lo stesso tessuto a trama fitta. Io mi trovo bene con questo tessuto quando faccio le bamboline, ragazze, ma se non l'avete potete utilizzare anche il panno lenci. Il panno lence potete cucirlo anche a mano, va bene ragazze? Io userò il cotone e userò la macchina da cucire, sempre due tessuti messi dritto con dritto, disegnate la sagoma. Per quanto riguarda le braccia,
Dovete andare a cucire su tutto il disegno della sagoma. Stessa cosa per la testa, una volta disegnata con la penna cancellabile dovete partire dal collo e qui sul profilo, mi raccomando, andate piano piano piano, fate questa cucitura fino a qui e poi bloccate il punto. Io userò la lunghezza punto 1.8, la lunghezza punto 1.8, abbastanza corta il punto ragazze, quindi se avete una macchina meccanica andate piano piano piano, soprattutto qui sul profilo, e mettete la lunghezza del punto più corta che avete. Poi il cappellone e il bustino. Questa è la falda del cappello, vi metto sempre la misura qui, ci vorranno 2 tessuti. Poi ci sarà la fascia per formare il cappellone. Questo è un tessuto grezzo, tessuto bellissimo Panama, colore grezzo. Adesso poi vi faccio vedere come si cuce. Il bustino della bambolina, il corpetto, sarà dello stesso identico colore, va bene? Adesso vi faccio vedere ogni pezzo come va cucito e come va assemblato. Poi ci sarà la gonnellina e metterò anche il volante. Questa è la gonnellina, la sagoma. Il tessuto che ho scelto è questo, bellissimo. Questo è un tessuto in loneta con questi fiorellini. Questo colore delle foglioline richiama molto il tessuto grezzo che vi ho fatto vedere. Poi qui metterò il volantino, metterò questo pizzo sangallo rosa che sta benissimo con tutto il contesto. Poi avrà anche il grembiulino, questa è la sagoma e qui vi metto la misura. Questa è la fascetta che andremo poi a cucire qui. Questa è la sagoma che ho ritagliato del grembiulino che sarà in pizzo sangallo. Qui ci andrà anche il volantino, ci andrà tutto il volantino che mi sono persa ragazze, eccolo qui. Vabbè, è così, praticamente metterò il pizzo sangallo anche qui, tutto intorno al grembiulino. E queste sono le maniche serviranno 2 tessuti perché la manica sarà a palloncino e con la manica sbasata, e questo è carta modello. Io mi sono messa tutte le indicazioni. Va bene ragazze, questo invece è il tessuto che userò, bellissimo, un rosa pesca, con cui andrò a rivestire la base della shadow box. A proposito della base ragazzi, vi spiego una cosa, mentre ci siamo ve lo dico adesso, così poi iniziamo a cucire e vi faccio vedere tutto il procedimento. Io andrò a rivestire non questa base, che è quella che poi andrà a chiudere la shadow box, ma il cartoncino che trovate all'interno, solitamente questo qui bello, abbastanza rigido. Perché? Perché dobbiamo incollarla qui ragazzi, perché se la incolliamo qui si vedranno poi tutti i bozzi della colla a caldo, ma questo è un passaggio che adesso vi farò vedere con calma. Quindi la misura dipende dalla shadow box che comprate voi, dalla misura che trovate voi. Perché? Perché vedete questa è la stessa identica misura. Dovete ritagliare la sagoma del tessuto 2 cm più grande diciamo del cartoncino, perché poi lo dobbiamo incollare qui, va bene? E soprattutto lo dovete stirare per bene prima di fare questo passaggio di incollare tutti i bordi al cartoncino. Però adesso ve lo faccio vedere passo dopo passo, quindi iniziamo a realizzare la parte del profilo della bambolina, va bene ragazzi? Quindi questa e le braccine. Quindi qui non lasciate nessuna apertura, cucite su tutto il disegno della sagoma e sulla testa l'apertura sarà qua in basso dove c'è il collo, va bene ragazze? Quindi la lunghezza più corta del punto, cucite con la lunghezza più corta del punto. Allora, ragazzi, ho cucito, ho tagliato l'eccesso, vedete? Ho tagliato l'eccesso, adesso dal collo, qui dall'apertura, vado a portare sul dritto. Stessa cosa per le braccine, ho tolto l'eccesso, ho fatto dei taglietti vicino, senza toccare la cucitura agli angoli, dove c'è il pollice della manina, e poi ho separato i 2 tessuti, ho fatto un taglietto e da qui ho portato sul dritto, ho risvoltato. Adesso bisogna riempire poco poco poco, non riempitele tanto. Qui sulla parte della manina e un pochino qui sul braccio, non c'è bisogno proprio di riempirla tanto, un pochino sì. E stessa cosa per la testa, va bene ragazzi? Adesso vado a portare sul dritto e vado a riempire con l'ovatta a fiocchi testa e braccine. Ragazzi, non mi si apre,
Oh mamma mia, ecco qui, aiutatevi con un risvolto tubolare, soprattutto per le braccine. Va bene ragazzi, tirate per bene fuori adesso il profilo, perché il profilo deve essere ben definito. Questa è la parte più delicata ragazze. Quindi tirate per bene fuori, andate, che bel profilo, e andate anche a stirare ragazze, mi raccomando, stirate, aprite per bene le cuciture, soprattutto qui nel bel profilo della nostra Siu, la nostra bambolina. Allora ragazze, ho imbottito, questo è il risultato, e qui dopo aver imbottito un po' anche il collo ho dato 2 punti di cucitura, ma potete anche incollare. Invece le braccine, vedete, ho fatto il taglietto dietro ed ho riempito. Come potete vedere è ben riempita qui sulla manina, su tutte e due le manine, ma sul braccino non riempite tanto, perché questa bambolina sarà in rilievo, quindi questo braccino verrà sovrapposizionato poi dietro, quindi bottite ma leggermente. Quindi una volta fatto e una volta riempito date solo un punto di cucitura, così anche in modo grossolano, perché tanto poi non si vedrà nulla. Adesso le prendo e le metto un attimino da parte. Andiamo a realizzare il bustino. Allora, questa è la sagoma, vi ho dato prima le misure, l'ho disegnato sul rovescio, adesso vado a cucire sul disegno della sagoma e l'apertura sarà in basso. Allora, io dietro metterò anche un po' di ovatta piatta, se non l'avete mettete anche il filtro K, se non avete l'ovatta piatta, successivamente dopo aver cucito e risvoltato dall'apertura, potete aggiungere anche un pochino di ovatta a fiocchi, va bene? Quindi io ho messo l'ovatta, vado a cucire, taglio l'eccesso e vado poi a risvoltare da qui, da dove resterà aperto. Ora andiamo a realizzare il cappello, il bustino, l'ho riempito con un po' di ovattafiocchi e l'ho messo per ora da parte. Allora, dovete disegnare sui 2 tessuti messi dritto con dritto il disegno del cartamodello, dopodiché dovete andare a cucire sul disegno della sagoma, praticamente qui ragazze, sulla parte questa in alto, quella dei 23 centimetri di diametro. Quindi cucite sul disegno, bloccate il punto sia all'inizio che alla fine. Allora, una volta cucita la falda, sono andata a togliere tutto l'eccesso del tessuto. Io ho portato a misura di sagoma. Adesso dovete aprirla e metterla dritto con dritto. Praticamente il procedimento è come il tutorial del cappellino dei tag ami, dei taggami. Questo qui, solo che chiaramente è leggermente diverso, ma il procedimento è identico. Quindi cucitura, taglio e calotta sono identici. Quindi ho portato sul dritto, adesso io andrò a fare una ribattitura qui vicino al bordo, così starà ben piatta la visiera davanti. Successivamente andrò ad arricciare solo sul lato lungo questa striscia di tessuto che sarà il sopra del cappellino, quello bello gonfio. Quindi intanto mi vado a fare la ribattitura qui e poi vado ad arricciare solo sul lato lungo per ora. Una volta fatta la ribattitura, prendo la fascia, io andrò ad arricciare direttamente sotto la macchina da cucire, come faccio sempre, quasi sempre, e ve l'ho fatto vedere tante volte. Io vado a mettere la tensione a 9, quindi la rotellina sulla porta a 9. La lunghezza del punto la metto a 5 e lascio un po' di fili in più sia all'inizio che alla fine, e ovviamente non blocco il punto. Me la vado a mettermi a 5 mm dal bordo e vado ad arricciarmi questa fascia, ma potete fare anche un punto fissa. Una volta arricciata la parte superiore della fascia, la dovete portare alla stessa misura e mettete dritto con dritto. Dovete praticamente adesso andarla a fissare qui e anche a bloccarla cucendo. Quindi dritto con dritto, io metto le mollettine, ragazzi, vi faccio subito. Vi sistemate il riccio, lo portate a misura di falda. Questa è la parte interna dove poi andrà la testa, quindi vi distribuite bene la ricciatura e ve la fermate qui sul bordo. Dopodiché andate a cucire a 1 centimetro dal bordo, sia all'inizio che alla fine. Bloccate il punto.
Quindi adesso vado qui, blocco il punto e faccio questa cucitura fino a qui e blocco il punto. Una volta cucita la fascia alla falda, vi ritroverete così. Adesso portate dovete mettere adesso rovescio con rovescio e dovete far combaciare prima le due cuciture della falda. Questa qui la aprite o la buttate su e una giù di cucitura. L'importante è che le fate combaciare perfettamente così. Fermate, poi fermate le due estremità della falda e anche la fascia del cappellino. E a questo punto andate a cucire, bloccate il punto e fate questa cucitura fino a qui. Io cucirò 1 centimetro dal bordo. Una volta fatta questa cucitura vi ritroverete così. E adesso qui sull'altro lato della fascia, il lato lungo, prendete ago e filo e fate un punto fizza tutto intorno, poi stringete e chiudete per bene. Sono arrivata qui, adesso vado a fare 2 giri e vado a bloccare per bene, fisso per bene, diciamo, la parte superiore del cappello con vari punti di chiusura. Una volta fatto, portate sul dritto e il risultato sarà questo qui. Adesso poi lo sistemeremo per bene sulla testa, sul profilo della bella sunbonnet. Ok, cappellino fatto, io gliel'ho pure provato. Adesso andiamo a realizzare la gonnellina. Allora, questa gonnellina io metterò anche la sottogonna sarà solo il pizzo. Allora, ritagliate le 2 sagome, cioè praticamente la sagoma che avete voi ne dovete tagliare 2. A questo punto dovete mettere dritto con dritto le 2 sagome e andate a cucire alle 2 estremità vicino al bordo, sia di qua che di qua. Allora, una volta unite le 2 estremità abbiamo formato la gonnellina. Adesso dovete fare la seguente: o fate una rifinitura tutto intorno con lo zig zag come ho fatto io e poi fate solo un orlino, se non magari vi scoccia rifinire, fate 2 piccoli ordini di mezzo centimetro e mezzo centimetro per tutta la parte in basso della gonnellina. Quindi andiamo a fare questo orlino per tutta la gonna, per tutto l'orlino della gonna. Una volta realizzato l'orlino tutto intorno, prendete del pizzo sangallo, del merletto, quello che avete, e andate a realizzare la sottogonna. Cerco il dritto, benissimo. Allora, questa è la gonnellina, qua ci sono le 2 cuciture, poi verrà arricciata, quindi io scelgo di partire sul dietro della gonna. Faccio fuoriuscire leggermente il pizzo sangallo e lo vado a cucire, vado ad effettuare una cucitura. Facciamo così, ragazze, me lo accorcio perché non voglio che sia molto, se no lo lascio lungo, ragazze. Niente, lo lascio lungo, va bene. Inizio dietro, parto sulla metà della gonna e lo vado a cucire qui sul bordino che ho realizzato alla gonna per tutta la circonferenza della gonnellina. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, ragazze, mi è avanzato, adesso vado a togliere l'eccesso. Questa è la parte, questa, dove si incontrano le 2 fasce del pizzo, che starà dietro, quindi verrà incollata al quadretto, quindi non si vedrà se non è rifinito, se non è stato fatto il bordino al pizzo sangallo. Quindi basta che togliete i fili, però, perché il lavoro deve essere senza fili. Adesso che ho messo, che bella, ragazze, che ho messo la sottogonna, mi vado ad arricciare tutta questa parte qui. La dovete portare alla stessa misura del bustino, quindi a questa misura finita. Quindi la misura della ricciatura la dovete portare a 3 centimetri e mezzo, ma anche 4. Quindi andate ad arricciare tutto intorno e create questa ricciatura così. Ragazzi, io userò anche filo per fare questa leggera ricciatura, non è che uso la macchina, parto sempre da dietro perché poi bloccherò il filo e vado a realizzare il punto fizza. Non appena arrivo qui lo porto, lo stringo così, lo arriccio, lo porto a misura del bustino e vado a bloccare il punto della gonnellina. Vedete, ragazzi, ho preso la misura appoggiando il punto vita della gonna qui al bustino. A questo punto io mi vado a bloccare
la ricciatura con vari punti di chiusura, così. Ecco fatto, perché adesso poi colleremo tutto al quadretto, perché la bambolina sarà in rilievo. Ecco fatto, guardate che amore, mamma mia, non vedo l'ora di vederla finita, ragazze. Ancora dobbiamo fare le maniche. Allora, le maniche saranno di colore rosa, bellissimo. Le farò in pizzo sangallo, sempre con questa tonalità di rosa. Va bene, ragazze, vado a riempire il filo perché adesso servirà per le maniche. Anzi no, facciamo il grembiulino, ragazze, facciamo il grembiulino, le maniche le facciamo dopo. Mamma mia, sarà una bomboniera, ragazze, una bella sambonnette. Allora, prendete la sagoma del grembiulino e ritagliate il tessuto con la forma del grembiulino. Poi prendete il volà, vi metto sempre la misura nel vostro cartamodello. Andate ad arricciare questa striscia di volà e l'andate ad applicare sul dritto del tessuto. Va bene? Lo andate ad applicare qui, adesso ve lo faccio vedere. Allora io prendo una pincetta e mi aiuto con le mani, quindi il dritto del grembiule col dritto del pizzo, quindi prima lo bloccate e andate a bloccarlo a mezzo centimetro dal bordo. Ok, e iniziate con la pinzetta, alzate il piedino e andate a formare delle piegoline. Sollevate solo il piedino, lago giù, fate una pieghetta, sollevate, fate una pieghetta, fate questo lavoro per tutto il bordino del grembiulino, dell'orlino. Quindi verrà bellissimo. Allora ragazze, una volta fatto mi ritroverò così. Adesso magari cercate di stirare un attimino, così apriamo per bene il volantino. Qui andrò a fare così manualmente, questo poi verrà fissato qui. Adesso cosa dobbiamo fare? Guardate che bello. Adesso andiamo a fare una cucitura per tenere ben ferme queste pieghette, quindi portate la cucitura così all'interno e andate a fare una ribattitura qua tutta vicino al bordo. Qui magari fate così, girate l'ordino e lo fissate. Dopodiché andiamo ad arricciare qui, perché questo lo dovete portare adesso il punto vita del grembiule alla stessa misura del punto vita della gonna, e poi metteremo la fascetta. Adesso con ago e filo dovete realizzare una ricciatura facendo un punto frizza e dovete portarlo alla stessa misura della gonnellina, così. Quindi me lo porto a misura della gonnellina, così, e lo vado a bloccare con dei punti di chiusura. Adesso realizziamo le maniche e poi iniziamo ad assemblare tutto e andiamo a preparare anche andiamo a rivestire la base della shadow box. Chiudete, bloccatelo bene, anche se poi metteremo un puntino di colla. Così, benissimo. Adesso posso chiudere e bloccare. Bloccate il punto. Che bello, non vedo l'ora ragazze di finirlo per vedere l'effetto. Così sì, è perfetto. Adesso vi do la misura della fascetta, perché mi sa che non ve l'ho data a voi che non potete scaricare il cartamodello, ma adesso ve la do. Benissimo, vedete già che bell'effetto che c'ha. Questo lo dobbiamo nascondere perché sarà il dietro. Benissimo,
qui il corpetto. Allora, la fascetta, prendete una strisciolina di tessuto, ma anche un nastrino, non per forza il tessuto. Io userò il pizzo sangallo. Vado a creare così 2 pieghe sui 2 lati lunghi. Dopodiché andremo a nascondere la parte non rifinita della gonnellina e del grembiulino incollandola qui, facendola passare anche dietro, quindi dando tanti puntini di cucitura. Questo è un lavoro che faremo appena andremo ad assemblare tutto sulla base. Adesso vi do anche la misura, anche se è abbastanza lunga. Orientativamente la misura è di 20 cm, poi sicuramente verrà tagliata per 2,5, va bene? Va bene ragazzi, iniziamo a realizzare le maniche a palloncino. Allora, sulla parte inferiore dovete fare un piccolo orlino, ma proprio piccolo piccolo, sia qui che qui. Dopodiché dovete prendere ago e filo e dovete andare ad arricciare adesso la manica da qui a qui, punto fizza, e andate ad arricciare a bloccare questa ricciatura. Quindi inizio e vado ad arricciare, punto fizza, scendendo di qualche millimetro dal bordo, così, e arrivate fino a qui. Allora, nel momento in cui arrivate qui, stringete e bloccate il punto. Tagliate il filo. Dopodiché quello che rimane è questo pezzettino. Dovete adesso andare a cucire vicino al bordo da qui a qui e bloccate il punto. Una volta cucito prendete e portate sul dritto e questo sarà il risultato: la manica a palloncino, la cucitura che sarà interna e la manica ampia sbasata. Poi prendete il braccino così e lo fissate con un punto di cucitura all'interno oppure mettendo un po' di colla e lo inserite all'interno in questa maniera. Allora, io già ne ho sistemata una di manica, guardate che carina, ho semplicemente inserito il braccio all'interno, qui ho fatto un punto fizza con un filo rosa e poi ho bloccato il punto e questo è il braccino che andrà dietro il corpetto. Va bene? Io mano a mano mi faccio questo puzzle, ragazze, non vedo l'ora di finire. Vedete, ho inserito il braccino all'interno, poi prendete ago e filo in tinta col tessuto che state utilizzando voi, partite magari da dietro, non fate vedere la cucitura, quantomeno la cucitura deve stare internamente. Punto fizza. Io mentre faccio il punto fizza vado a pizzicare anche il braccino, così starà per bene fermo all'interno. Pizzico il braccino e pizzico il tessuto. Una volta fatto fate così un bel giro e bloccate tutto internamente sul dietro perché non si deve vedere. Quindi blocco il punto e taglio il filo e le braccine sono pronte. Adesso accendete la pistola a caldo perché andiamo. Vedete che bell'effetto io mentre me la sto sistemando, ragazze. Qua dentro, adesso dentro il cappellino mettete un po' di ovattafiocchi, ragazze, perché il cappello si chiama Sunbonnet. Sunbonnet è il cappello, Sunbonnet, questo bel cappellone che usavano nel 1900 per proteggersi dal sole e anche coprirsi il viso timidamente. Vedete, dovete creare questo gonfiore qui, non esagerate tanto, distribuitelo per bene tutto intorno. Dopodiché prendete la vostra testolina, la cucitura deve stare così, il profilo deve essere messo così, dopodiché la Sunbonnet Suede nasconde il viso, così si deve intravedere il profilo. Poi cosa fate? Innanzitutto fate delle prove. Si vede la fronte un po' sporgente leggermente e queste belle guance belle tonde, quindi per me va bene così. Colla a caldo la metto qui e vado ad incollare il cappellino in questo modo.
e dopo metterò anche una fascetta con lo stesso tessuto con cui ho realizzato la gonnellina, ma qui potete mettere il nastrino in base al tessuto che avete scelto voi, mettere dei fiorellini nel cappello, un piccolo fiocchettino. Le scarpette mentre ci siamo vi faccio vedere. Allora, mettete le due sagome, rovescio con rovescio, io ho usato il pannolence, o incollate tutto il bordo e incollate la scarpina, oppure cucite con un punto festone come ho fatto io, o anche con un punto filza molto corto. Va bene ragazzi, allora la colla e iniziamo ad incollare. Colla qui. E inserisco, intanto mi sistemo la posizione che piace più a me, così, benissimo. Che bella ragazze. E adesso un puntino di colla qui tutto intorno e mi vado ad incollare anche questa decorazione. Quindi la vado ad incollare proprio tutto intorno al cappello. Metto tanti puntini di colla e incollo la fascetta. Allora ragazze, io ho già stirato pure tutti i pezzi perché sono pronta per assemblare il tutto. Vedete le braccia, ho stirato il corpetto, ho fatto un piccolo fiocchetto che metterò sicuramente dietro al grembiule, quindi un finto fiocco di chiusura del grembiulino. Le scarpette sono pronte. Metterò varie decorazioni, quello ripeto sempre a gusto vostro. Adesso vado ad incollare la base quella che trovate, quella che vi ho spiegato all'inizio. Quindi sono andata anche a stirare per bene, va bene? Perché adesso dobbiamo mettere la colla a caldo in ogni lato ed incollare per bene il tessuto alla base. Dopo vi farò vedere che ho scelto di mettere anche una staccionata, guardate che bella, il secchiello che vi ho detto prima, che ho dovuto tagliare perché la profondità è di quasi 3 cm, quindi lasciandolo intero non riuscivo a chiudere poi la shadow box. Ho anche preso un po', ho tagliato un po' di spugna, quella per fiorai, vedete? Adesso metterò la colla e andrò ad incollarla qui. E dopo all'interno andrò a realizzare una composizione di fiori secchi. Considerando che questa shadow box ha il vetro, tutto ciò che andrò a mettere al suo interno resterà pulito perché la polvere non entrerà all'interno. Quindi poi metterò adesso qui varie cose, un'etichetta con la scritta Handmade, sicuramente metterò questo stile di fiocchetti con le roselline. Adesso vediamo quello che mi viene in mente, a gusto mio andrò a mettere all'interno della shadow box e ve lo faccio vedere man mano. Però per prima cosa vado ad incollare adesso qui. Ah, un'altra cosa, io ho messo questa chiave antica, perché questa è la chiave del paradiso, del paradiso della Sambonnet su, bellissima, sta bene anche con lo stile molto campagnolo, lo stile della chiavetta. Tutti questi oggettini, ragazzi, io li ho trovati su Teddy, un negozio bellissimo che io adoro. Allora, vado ad incollare questa spugna qui mettendo della colla e poi vado a realizzare una bella composizione di fiori secchi, ma voi ragazze potete mettere anche dei fiori artificiali, delle roselline realizzate da voi in pannolenche. Adesso aspetto che asciuga bene ragazze e dopo vado ad inserire i fiori secchi e vi faccio vedere innanzitutto come va incollato il tessuto alla base. State attente con questa spugna perché è sporca, ok, quindi la parte grigia starà dietro, quindi se avete anche voi un tessuto chiaro incollate sul lato del colore più chiaro, va bene ragazzi? Quindi posizionatevelo, il tessuto deve essere più grande per ogni lato di 2 cm circa. Iniziate a mettere la colla ed incollate così ogni lato al cartoncino, facilissimo ragazzi. Allora, ho incollato, vedete come ci sono i bozzi della colla a caldo, per questo vi ho detto di non incollare sulla base il legno. Adesso prendo il mio recinto, anche questo l'ho trovato da Teddy, potete se no mettere anche nulla, mettere del pizzo e quindi andrò adesso ad incollare il recinto. Qui l'ho dovuto tagliare perché era molto lungo, quindi andrò prima ad incollare il recinto e dopo successivamente inizierò ad incollare
tutti i pezzi. Adesso vado a pulire per bene anche il vetro, sia dentro che fuori, perché maneggiandolo si è sporcato. Prendo anche la base andrò a chiudere poi la shadow box. Qui penso che metterò questa bellissima etichetta in ecopelle. Sì ragazzi, mi piace tantissimo, ma proprio tanto. Quindi adesso vado a prima faccio delle prove, quindi prendo il corpetto. Questa curvatura è praticamente, diciamo, il lato, perché è un corpetto fatto di profilo, quindi andrò ad incollare il corpetto sopra il collo, perché devo nascondere chiaramente il collo. Poi la manica andrà qui dove c'è la curvatura del corpetto, quindi andrò ad incollarla qui. L'altra manica andrà praticamente sotto, così, perché lei terrà un bel secchiello con i fiori secchi, quindi questo verrà poi incollato così. Che meraviglia ragazze. Adesso poi decido la posizione di questo braccino. Poi prenderò la gonnellina che andrà praticamente sopra il corpetto, sopra così. Poi il grembiulino che andrà a nascondere il punto vita della gonna che non è rifinito, e questa cinghietta che ho lasciato in più l'andrò ad incollare dietro, così capite, perché adesso tutti questi passaggi di incollare i pezzi andrò a realizzarli velocemente ragazze, perché altrimenti se mi distrago sbaglio. Vedete, intanto vi faccio vedere come la vado ad assemblare, e poi infine metterò le scarpette qui, una di qua e una di qua. Quindi prima fate delle prove per vedere come meglio sistemarla, così, e il secchiello una volta fatta la composizione lotterà così, sarà stupenda ragazze. Adesso sì, il fiocchetto lo metterò qua dietro. Appena sarà tutto incollato prendo il vetro, la mia shadow box, e andrò a inserire il tutto qui, e dietro metterò poi la base che andrà a fissare e a chiudere tutto. Un'altra cosa, io sicuramente metterò un puntino di colla per far intravedere leggermente il profilo, e qui farò sulla guancia con del fard e un cotton fiocco, darò un po' di colore qui sulle guance. Ora aspettate che ve la faccio vedere da vicino, così capite meglio, perché ancora non è incollata. Guardate che bel quadretto. Va bene ragazze, adesso vado a fare la composizione dei fiorellini e vi faccio vedere dopo il risultato. Bellissima. Un'altra cosa ragazze, dato che questo poi verrà incollato qui, per evitare che la spugna possa sporcare il quadretto, io adesso vado a mettere della colla qui e incollerò un po' di tessuto, e poi lo vado a ritagliare, altrimenti vado a sporcare il quadro, va bene? Quindi se fate voi anche questo lavoro qui che ho fatto io, coprite incollando un po' di tessuto.
Ragazzi, io metto anche questa chiavetta qui, bellissima, perché dove l'avevo messa prima non si vedeva bene ed è stupenda. Ragazzi, metto un altro fiocchettino con 2 roselline qui, qui. E adesso non mi rimane che pulire il vetro e chiudere la shadow box. Ragazze, per me va bene così, l'ho gonfiata, vedete, ho gonfiato qui, non sono andata ad incollare il vestitino perché, ripeto, starà dentro la shadow box, quindi non voglio che sia completamente piatta. È meravigliosa, ragazze, bellissima. Ho messo anche il fiocchettino del finto grembiulino dietro, bellissima, ragazzi. Allora ragazzi, adesso vi faccio vedere nel dettaglio tutto quello che sono andata ad incollare. È bellissima, ragazze, sono innamorata già di questa bambolina, è meravigliosa. Allora, il vestito io non l'ho incollato, ragazze, perché essendo che starà in una shadow box, quindi la gonnellina la voglio vaporosa, quindi non l'ho incollata, l'ho lasciata così, semplicemente così. Stessa cosa per il grembiulino, ragazze, è di una delicatezza, è meravigliosa. Guardate, adesso vado a pulire anche il vetro della shadow box, ma guardate che splendore, ragazze. Ho messo la chiave, fiori secchi, l'etichetta, il profilo meraviglioso della Sunbonnet su, è stupendo il recinto, le scarpette, il fiocchetto, molto semplice io, ragazze, ma voi potete arricchirla a gusto vostro. È un meraviglioso progetto, ragazze, per la festa della mamma, da regalare alle vostre bimbe, alle vostre amiche, per voi stesse, da vendere, da mettere nelle camerette come bellissime bomboniere di lusso, ragazze, artigianali, stupende, per un fiocco nascita. Magari poi scrivete, magari la scritta la potete anche poi applicare all'interno con un nastrino. Ragazze, svariati usi, veramente questo progetto è a dir poco meraviglioso. È bellissima, ragazzi, è l'effetto che volevo io, bellissima. Ora sto pulendo il vetro perché l'ho paneggiata e quindi ho lasciato tutte le impronte. Quindi una volta pulito per bene si va a chiudere questo bellissimo capolavoro, ragazze, che chi lo riceverà penso che sarà più che felice. Tutto verrà protetto assolutamente, quindi non ci saranno problemi, non andrà ad impolverarsi. Quindi adesso vado a fissare tutto. Aspettate, ragazze, piano piano. Questa è la base, vedete che qua ci sono i bozzi della colla a caldo, ragazze, per questo ho detto non incollate qui. Adesso fissiamo per bene tutto e si chiude benissimo. Eccola, qui si era nascosta, qui c'è l'altra, ok, e qui c'è l'altra. Abbassate poi le linguette e fissate per bene tutto. Bellissima, ragazze, che spettacolo. Ok, posso chiudere anche questa. Benissimo, eccola qui. Che spettacolo, ragazze, meravigliosa, stupenda, ragazze. La nostra Sunbonnet Su ha una storia bellissima, è nata più di 100 anni fa dalla matita di un'illustratrice che la disegnava sempre col viso nascosto. Diceva che non serve vedere il volto per capire le emozioni, basta guardare la grazia dei suoi gesti, come quando stringe i suoi fiori. Per me, ad esempio, rappresenta proprio questo, la bellezza della semplicità e l'amore che ci mettiamo in ogni piccolo punto. Spero che questa piccola curiosità vi abbia fatto amare ancora di più il progetto di oggi. Ora tocca a voi, amiche mie, dare vita alla vostra Sunbonnet.
Se il video vi è piaciuto facciamo salire un po' di hype, ricordatevi di lasciare un like, un cuoricino, di iscrivervi al mio canale, è per me un piccolo, ma proprio piccolo gesto che vale tantissimo e mi aiuta a creare sempre contenuti nuovi per voi. Amiche mie, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e se anche voi come me sentite la magia di questa bambolina. Vi ringrazio di cuore per aver passato questo tempo insieme a me nel mio piccolo angolo di paradiso. Vi mando un abbraccio grande e come dico sempre io, ciao a tutte amiche.